Quindi che cosa ci dice di fare questo esercizio? Ci chiede di dimostrare che in un quadrilatero, e quindi purtroppo bisogna andare ad immaginare un quadrilatero qualunque, quindi un quadrilatero che potenzialmente può avere anche una forma quanto più storta e diversa possibile, tipo così. Questo è un esempio di quadrilatero. Quadrilatero appunto vuol dire che ha semplicemente è un poligono di 4 lati. E dice ciascuna delle due diagonali è minore della metà del perimetro. Quindi andiamo a fare le diagonali. Le diagonali sono queste qua, non sono necessariamente uguali tra di loro, sono solo delle diagonali di un quadrilatero. Poi magari ci sono alcuni quadrilateri in cui le diagonali sono identiche. Prendi per esempio il quadrato, no? Si poteva ragionare con un rettangolo, con un quadrato, però bisogna andare a ragionare in un quadrilatero qualsiasi. Non puoi andare a ragionare con un quadrilatero specifico. Nel momento in cui tu ragioni con un quadrilatero specifico, che sia il rettangolo o che sia il quadrato, il ragionamento non è del tutto corretto, perché tu stai andando ad applicare quest'ipotesi, questo enunciato, lo stai andando ad applicare ad un quadrilatero specifico. Un quadrilatero specifico come il rettangolo o come il quadrato o come il rombo, ad esempio, sono tutte figure che hanno delle proprietà in più che possono agevolare questo enunciato. Io qui invece sto andando ad esibire un quadrilatero che è semplicemente un quadrilatero, non ha altre proprietà in più come quella del quadrato o del rettangolo oppure il rombo. Sono esempi di quadrilateri che hanno molte più proprietà di quelle che ha questo che ho disegnato qui. E noi con questo che ho disegnato qui dobbiamo dedurre questo, che ciascuna delle due diagonali è minore della metà del perimetro. Quindi iniziamo adesso a dare dei nomi a questi lati e a queste diagonali. Per quanto riguarda la prima diagonale, qui la chiamiamo D1 e la seconda la chiamiamo D2. Poi dobbiamo andare a dare un nome anche a tutti i lati. Per esempio questo qui lo chiamiamo L1, questo qui lo chiamiamo L2, questo qui lo chiamiamo L3 e questo L4. Cosa ci chiede di dimostrare questo esercizio? Che ciascuna delle due diagonali è sempre minore della metà del perimetro. Adesso, su cosa ci possiamo basare noi? Siccome D1, come tu stesso puoi vedere, D1 come la possiamo riconsiderare? D1 la possiamo riconsiderare come un lato di questo triangolo che mi sto immaginando adesso, ok? E quindi che cosa sappiamo? Sappiamo quindi che D1 sarà più piccola di L1 più L2. Ma allo stesso tempo, se andiamo a riconsiderare D1 come invece facente parte di un altro triangolo che è questo, a questo punto possiamo concludere che contemporaneamente D1 è anche più piccola di L3 più L4, giusto? Ecco, se io adesso vado a sommare queste due disequazioni, ottengo una cosa molto interessante. Qui ottengo 2 D1, vero? Ma che cosa ottengo se vado a sommare L1 più L2 più L3 più L4? Ottengo esattamente tutto il perimetro, giusto? Che chiamo con P. Ecco quindi che posso andare a dividere tutto per 2 adesso e ho scoperto che D1 è più piccola di P mezzi. In pratica cosa ho scoperto? Ho scoperto proprio quello che mi chiedeva di dimostrare l'esercizio. L'esercizio mi chiedeva di andare a dimostrare che ciascuna delle due diagonali è minore della metà del perimetro. Siccome io questo ragionamento l'ho fatto con D1 ma vale in maniera identica con D2, allora l'ho dimostrato anche per D2, ok? E quindi ho dimostrato che ciascuna delle due diagonali è più piccola della metà del perimetro. E questa è già una cosa. E ovviamente va scritto all'interno della dimostrazione e vai a scrivere in maniera analoga, si dimostra che vale anche per D2. Però capisci che io qui posso anche scambiare i nomi e quella lì non la chiamo più D1 ma la chiamo D2. E quindi il ragionamento è identico, cioè se io vado a fare il ragionamento, adesso per completezza te lo faccio, ma è veramente identico. Se io vado a prendere D2 adesso, D2 sarà più piccola di che cosa? Siccome D2 è questa,
D2 è sicuramente più piccola di L2 più L3 perché fa parte del triangolo a destra, e allo stesso tempo D2 è più piccola di L1 più L4. Ancora una volta vado a sommare, se sommo tutti e 4 lati ottengo il perimetro, se sommo la diagonale 2 volte ottengo appunto la diagonale 2 volte, divido tutto per 2 e ottengo D2 minore di P mezzi, ok? E questo dimostra interamente la prima cosa. Poi dice anche di dedurre che la somma delle due diagonali è minore del perimetro. Si può fare perché giustamente adesso con quello che abbiamo appena dimostrato, se appunto una diagonale è più piccola di mezzo perimetro e l'altra diagonale è più piccola di mezzo perimetro, allora sommando ottengo proprio quello che cerco, però appunto va sommato, cioè riscrivo le ultime due disuguaglianze che ho trovato. D1 più piccola di P mezzi, D2 più piccola di P mezzi, vado a sommare e ottengo esattamente quello che volevo. P mezzi più P mezzi fa P. E quindi, come vedi, in maniera molto elegante abbiamo dimostrato le due affermazioni. Parlano proprio i simboli, le disequazioni. Come vedi, il linguaggio matematico è molto sintetico e parla da solo. In quelle disequazioni in realtà ci sono tutte le frasi che ci siamo appena detti. E così posso concludere quindi questa dimostrazione qua. Molto carina, e il tutto poggia sulla regola fondamentale dei triangoli. Questa regola dice che ogni lato deve essere più piccolo della somma degli altri due. E questo conclude il mio esercizio.